Buon anno e ben ritrovati su Neo Castomettos Vlog TV. Ciao ragazzi, mi siete mancati perché in questi 3-4 giorni ho dovuto lavorare parecchio, quindi in realtà non ero in vacanza per la fine dell'anno, ma ero a lavoro e sono tornato ora praticamente a divertirmi. Quello che avete alle mie spalle, senza farvi attendere troppo, è uno dei due nuovi mat della P-Work. Ne vedremo un altro durante la puntata, subito dopo la sigla. Nuovo sponsor nella sigla, vi parlerò del nuovo sponsor Beholder, che fa delle cose eccezionali in legno, ma ve ne parlo insomma in una prossima puntata. Nel frattempo preparatevi a questi due mat perché sono fuori di testa. P-Work ci ha dato dentro serio. Dopo la sigla. Conto che l'immagine sarà un po' deformata perché sto usando il grandangolo, ma guardate che tavolo. Allora, questo nuovo tappeto della P-Work si chiama The Underhive ed è praticamente niente un po' di meno che i sottofondi, i bassi fondi praticamente del Necromunda. Quindi qui potete giocare a Necromunda fino a 1,80 m per 1,20 m. Immaginate che tavoli potete costruire con mondi formicai ed è veramente bello. Ovviamente questo tappeto è con il neoprene, sotto io prendo solo neoprene, ma lo fanno ovviamente anche in stoffa piuttosto che anche in PVC. Hanno dei prezzi diversi, il neoprene è il più costoso, però è il più pregiato. Chiaramente oltretutto ha questa caratteristica tipica di P-Work di praticamente P-Work non fa i tappeti doppi come vi ho fatto vedere nella Game Mat, per una scelta proprio diciamo pratica, che è quella che il grip è da paura, cioè questo non si sposta. Una volta che voi l'avete piazzato levando le bolle d'aria, state certi che il tavolo non si sposta e in questo modo, se avete le miniature sul tavolo, non volano via. Nell'altro modo effettivamente quando faccio le recensioni di Game Mat, quello è una delle cose che sarebbe da ogni tanto valutare, perché quando spostate il tappeto si sposta di brutto, quindi perdete tutta la partita. Detto questo, vi lo faccio vedere un po' più da vicino. È fatto a settori, ovviamente Necromunda ci gioca su zone più piccole, potete tranquillamente ovviamente ridurre tenendo il resto come cornice se avete un tavolo grande come il mio. È veramente bello, ve lo faccio vedere nel dettaglio da vicino perché merita veramente tanto. A tra poco. Allora ragazzi, in questo caso la cosa che conta di più credo sia ovviamente misurare i quadrati perché sono fatti apposta. In questo caso il quadrato, ogni quadrato misura esattamente 2 pollici o 25 mm o 2 cm e mezzo, quindi decidete voi come volete. Diciamo che per la Games Workshop ovviamente si parla in pollici, quindi 2 pollici a casella, ok? Quindi questa è la misura che ovviamente è la stessa tra le altre del pannello di Necromunda. Si può ovviamente integrare con il pannello, quindi quello in 3D che ha fatto la Games Workshop, fantastico. Tra le altre ce l'ho qui, ve lo faccio vedere, dovrei averlo, eccolo qua da qualche parte, ma eccolo qui. Allora, questo qua vedete è il floor tile set di Necromunda, che tra le altre vi farò vedere come dipingere in uno dei tutorial, e in questo caso qua appunto la misura è quella, quindi se voi state giocando sul floor tiles potete tranquillamente sovrapporli e utilizzarli. La cosa comodissima ovviamente è che è modulare, potete colorarlo similmente oppure cambiare ovviamente la colorazione se magari vi interessa avere la zona d'allarme come nell'ultima scatola di Dark Uprising. In questo caso colorate con l'aerografo le zone rosse allarmate e avete il tappeto normale e la zona d'allarme. Quindi è molto comodo in questo caso utilizzare i tiles. Oppure avete ovviamente, se avete preso una scatola tipo Dark Uprising, lo avete all'interno e potete giocare con quella. Quindi molto comodo sotto questo aspetto.
è dipinto da paura. Vi faccio vedere una zoomata a 3, diciamo 3x, spero che non sgrani troppo, ma non credo. Ecco, infatti, vedete? E vedete com'è estremamente dettagliato. Ora ritorno a uno, lo avvicino, scusate se sposto un po' la telecamera, ma merita. E da qui vi faccio vedere proprio il tavolo. Guardate che dettaglio, anche a 3x se zoom, diciamo, guardate che dettaglio che ha. Cioè, ovunque andate a guardare c'è qualcosa da osservare, è incredibile. Ci sono ovviamente le famose strisce diagonali che invece che essere completamente gialle come vengono dipinte di solito in GV sono un po' più sbiadite, ma è fantastico perché secondo me lo sbiadito crea molto più quell'effetto trasandato. Poi ci sono zone come per esempio i tombini, piuttosto che zone come quella in fondo che vedete, non so se riesco a farvelo vedere col dito, questa qua, che tra l'altro è il dito col cerotto, che ovviamente tra pappe del gatto che avete visto sopra questo tappeto di Arianza, sopra quello che vi farò vedere dopo nell'anteprima, dovevo dare le pappe al gatto e mi sono ovviamente distrutto il dito con la lamina, pazienza. E qui vedete altre lamine per terra, quindi devo dire la verità, è un tavolo incredibile. Tra le altre il fatto che sia così grande è stupendo, secondo me è fantastico anche per il team. Avete un'altra cosa bellissima che sono questi settori fatti con le bordature bianche che potete utilizzare per incasellare ovviamente le costruzioni, oppure per appunto dividere in settori il tavolo per poter giocare. E questo è il primo. Tra pochissimo vi faccio vedere il secondo, che è il mondo alieno. A tra poco. Allora ragazzi, questo è Alien World, è veramente uno dei tappeti migliori che abbiamo mai visto realizzare da Beamwork, e vi dico anche perché. Credo che sia proprio il prodotto di un'esperienza arrivata negli anni, perché allora innanzitutto il dettaglio è pazzesco e ovviamente i macchinari di stampa e tutto sono cambiati rispetto ai primi, si vede proprio dalla qualità. Poi abbiamo una tridimensionalità pazzesca perché sfruttano nella grafica, come già vi avevo detto, ma qui si vede veramente tanto come in queste zone proprio dove avete delle conche, sfruttano proprio la sfocatura e la messa a fuoco al dettaglio in 4K praticamente, dove avete questa dimensione, proprio tridimensionalità. Sono bellissime, ora ve li faccio vedere da vicino questi funghi, diciamo, e questa colorazione sono veramente fantastici. E ovviamente questo è un mondo che facilmente possa essere utilizzato in Warhammer 40.000. Ora ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Altra cosa che vi faccio vedere è il neoprene, perché ritengo che anche il neoprene sia cambiato, probabilmente appunto per un cambio di tecnologia all'interno dell'azienda, perché sento molta più elettricità statica quando vengono spostati e arrotolati o srotolati, che assolutamente non fa niente alle mani, perché ovviamente è gomma, quindi. Ma dall'altra parte la grande differenza, se senti i tappeti un po' più vecchi, è che sono un po' più lisci e meno grippanti. Qui c'è un grip da paura e una volta che voi l'avete piazzato sul tavolo potete veramente fare quello che volete, ma non si sposta. Ve lo faccio vedere da vicino perché merita veramente tanto. Perdonatemi se passo davanti alla telecamera, ma dovrò ovviamente interagire con lei. Allora, vediamo un pochino di intanto darvi una zoomata a 1x per farvi vedere. Eccolo qui, questo è il tavolo un po' più da vicino, e poi vi faccio vedere nel dettaglio questi funghi. Guardate che bello che è questo tavolo, cioè anche questo colore che avete qua è veramente, guardate, un 3x. Vediamo un po' se riesco a darci dentro con una zoomata. Eccolo qui. Ma guardate che roba che è, cioè ha veramente un dettaglio su questi funghi qua, piuttosto che appunto sulla tridimensionalità. Vedete come sembra proprio tridimensionale? Guardate quando giro anche, guardate queste zone qui come sono, cioè veramente pazzesco, pazzesco. E devo dire la verità, mi ha colpito tantissimo. Guardate quella zona lì, se non dà il senso della profondità, da questa parte qua a questa scendendo giù, è pazzesco. Se qui potete veramente piazzarci la base per esempio, e sembra proprio che possa essere attaccato dal basso verso l'alto, è veramente fatto bene. Mi ha colpito più degli altri perché effettivamente anche la grafica è molto bella, e non pensavo, perché io in realtà sono uno che ama il classico, quindi in realtà sarei uno che più volentieri gioca con
diciamo, l'erba piuttosto che sì, diciamo, il deserto, eccetera, ma è veramente bello. Tra questo e Underhive, ragazzi, devo dire che P-Work ha dato il via a una nuova serie di tappeti e suppongo che ne faranno veramente tanti altri che meritano davvero, e il grande vantaggio è che costano uguali ai precedenti, quindi avete veramente un'impennata della qualità, ma veramente bella, senza nulla togliere ai vecchi che mi sono sempre piaciuti, ma qui siamo veramente di fronte a una cosa forte, con un prezzo e una qualità che sono uguali, identici, prezzo identico, qualità elevatissima. Vi faccio un breve recap e vi saluto per questa puntata. Dunque ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere tornati sul canale anche quest'anno. Quest'anno sarà pazzesco perché tenterò di far diventare il canale una vera e propria TV con un palinsesto, e quindi per esempio ogni venerdì sera vorrei iniziare da febbraio, da fine febbraio inizio marzo, HeroQuest Café con il nuovo HeroQuest fatto completamente in 3D insieme a Zealot Miniatures, insieme a My Dungeon, insieme a Beholder che è il nuovo sponsor di cui vi parlerò nelle prossime puntate. E ovviamente sarà un lavorone molto più faticoso, ma probabilmente entro l'anno aprirò anche un Patreon. Nel Patreon farò dei tutorial molto più specifici in 4K, quindi insomma ci saranno un sacco di novità e spero insomma che vi piaccia il canale. Vi chiedo di iscrivervi se non vi siete iscritti, perché quello sostiene veramente il canale, anche se non sembra, perché sembra solo un click per voi, ma non avete idea di quanto può sostenere me nel continuare a produrre ovviamente. Quindi vi prego, iscrivetevi e fate iscrivere anche i vostri amici se piace anche a loro questo tipo di hobby. P-Work ha realizzato, per tornare sul tema di oggi, 2 tappeti pazzeschi. A questo punto io non posso dirvi altro che andare sul sito, il link di P-Work lo trovate sotto questo video ovviamente, e potete tranquillamente andare a esplorare tutte le misure e tutti i materiali per poter comprare questi 2 gioielli. Io vi ringrazio, ci vediamo per la prossima puntata prestissimo, vi devo far vedere un paio di cose molto belle e poi ripartiamo col tutorial del troll che avevamo iniziato a fine anno scorso con l'aerografo e con le zenitali, ok? Ci vediamo ragazzi, ciao!